Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questa foglia d'acero. Se seguirete il tutorial è molto semplice e se ne possono fare svariati usi. Ad esempio, io la utilizzerò come sottopentola. Se utilizzate un uncinetto più grande e un filo più grande potrete utilizzarla anche come sottopiatto, altrimenti è carina anche come centrino. Sotto nei commenti fatemi sapere voi per cosa la utilizzerete. Potrebbe essere utilizzata anche come sacchettino portaconfetti, mettendo un nastrino qui e unendo tutti i punti insieme. Insomma, potete veramente sbizzarrirvi. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo verde, ma potete utilizzarlo anche marrone o giallo perché le foglie in autunno sono di molti colori, e un uncinetto da 2,5 mm. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio e vado ad avviare 10 catenelle. Prendo il filo e lo faccio passare all'interno dell'asola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora le vado a chiudere in cerchio facendo una maglia bassissima, quindi entro nel primo punto lavorato, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Ora vado a fare 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado a fare una maglia altissima da 3 gettate, quindi getto 3 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3. Entro all'interno del cerchio che ho formato in precedenza, prendo il filo, ho 5 asole sull'uncinetto, prendo il filo, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Di nuovo getto 3 volte, 1, 2, 3, entro nel cerchio, prendo il filo, chiudo 2, quindi 1, 2, 3 e 4. Vado a chiudere 4 volte. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo vado a fare 2 maglie altissime, quindi getto 1, 2, 3, entro, prendo il filo, chiudo a 2, 1, 2, 3 e 4, ancora 1, 2, 3, entro nel cerchio, prendo il filo, 1, 2, 3, 4, di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, getto 3 volte, 1, 2, 3, entro all'interno del cerchio, prendo il filo e vado a chiudere a 2, 1, 2, 3, 4. Questa è la prima, ne vado a fare un'altra. Chiudo a 2, 1, 2, 3, 4. Quindi vado a ripetere 3 catenelle, 1, 2, 3 e 2 maglie altissime gettando 3 volte, 1, 2, 3, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2, di nuovo getto 3 volte, 1, 2, 3, entro nel cerchio, prendo il filo,
1, 2, 3 e 4. Dicevo, vado a ripetere questa sequenza fino a ottenere sezioni da 2 maglie altissime ripetute per 10 volte, quindi dovrò ottenere 1, 2, 3, 4, dovrò ottenere 10 sezioni di maglie altissime. Quindi arrivata qui vado a contare le sezioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per fare la decima manca solo una maglia altissima perché una è composta dalle catenelle, quindi vado a concludere con le 3 catenelle divisorie: 1, 2, 3, getto 3 volte, 1, 2, 3, entro all'interno del cerchio e vado a chiudere a 2, 1, 2, 3 e 4. Ora, se ricordate, avevamo fatto 8 catenelle, quindi 3 sono divisorie, vado a contare 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, entro e faccio una maglia bassissima. Così avrò ottenuto le 10 sezioni che vi avevo detto, eccole. Ora inizio facendo 3 catenelle: 1, 2, 3 e vado a lavorare nel primo archetto. Vado a fare una maglia alta, quindi getto una volta, entro, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 2. Faccio un'altra maglia alta, sempre nello stesso archetto, 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno dello stesso archetto vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ora vado a lavorare nell'archetto successivo e vado a ripetere lo stesso schema, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado a ripetere 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte in ogni archetto. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta. Quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado a ripetere questa sequenza per tutto il giro. Ripetuto lo stesso schema in ogni archetto, conto 1, 2, 3 e vado a fare una maglia bassissima. Questo è il risultato. Ora devo andare a lavorare in questo archetto, quindi vado a fare una, 2 maglie bassissime e 3. Quindi entro qui, 1, entro nel successivo, 2
e ancora 3. Così mi trovo a lavorare proprio nell'archetto. Inizio con 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3 e vado a fare altre 2 maglie alte nello stesso archetto. 1, 2, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso archetto vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Quindi vado a ripetere questa sequenza in ogni archetto. Vado a saltare questo punto che potrebbe confondervi e vado a lavorare solo in questi archetti che formano le punte, questi. Quindi vado a fare 3 maglie alte, 1, entro nello stesso archetto, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso archetto altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Praticamente è lo schema del giro precedente, è lo stesso identico schema. Vado a ripetere questo fino alla fine del giro. In realtà non sono arrivata proprio alla fine del giro, l'ultimo archetto lo lascio non lavorato, quindi mi fermo un archetto prima. Ora nel giro che segue inizio facendo 3 catenelle che rappresentano la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, giro completamente il lavoro, vado a saltare 1, 2 punti, nel terzo vado a fare una maglia alta, quindi getto, entro qui prima dell'archetto e faccio una maglia alta. All'interno dell'archetto ripeto sempre la stessa sequenza, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno dello stesso archetto altre 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ora stringo bene perché mi potrebbe sfuggire. Nel punto subito dopo l'archetto faccio una maglia alta, quindi entro e faccio una maglia alta. Ora vado a saltare 4 punti, quindi 1, 2, 3, 4. Nel quinto vado a fare una maglia alta, quindi è quello subito prima dell'archetto. All'interno dell'archetto vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, all'interno dello stesso archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3 e nel punto subito successivo all'archetto vado a fare una maglia alta. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta.
perché poi lo dovrete ripetere fino alla fine del giro, vado a saltare 4 punti, 1, 2, 3, 4. Nel quinto vado a fare una maglia alta, che è quello lì che precede l'archetto. Nell'archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3 e concludo con una maglia alta nel primo punto subito dopo l'archetto. Ripeto questa sequenza fino alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, all'inizio ero partita con 3 catenelle che rappresentano la mia prima maglia alta. Devo concludere nella stessa maniera, quindi vado a fare una maglia alta all'interno di questo foro. Chiudo 2 e chiudo 2. Ora faccio una catenella, giro completamente il lavoro, salto il primo punto, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa in ogni punto per un totale di 14 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, all'interno dell'archetto ne vado a fare 3, 6, 7, 8 e proseguo. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ora nei prossimi 2 punti vado a lavorare 2 maglie alte. 1, 2. Nell'archetto faccio 3 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado a concludere con 2 maglie alte nei prossimi 2 punti. 1, 2. Ora vado a saltare 4 punti, 1, 2, 3, 4 e dal quinto punto vado a fare 2 maglie alte, una in ogni punto. Quindi una maglia alta nel quinto punto, una maglia alta nel sesto punto e all'interno dell'archetto di nuovo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, all'interno dello stesso archetto 3 maglie alte. 1, 2, 3. Concludo con 2 maglie alte nei prossimi 2 punti. 1,
2, salto 4 punti, 1, 2, 3, 4 e dal quinto inizio di nuovo con 2 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, all'interno dell'archetto ripeto la stessa sequenza, 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte e ripeto questa sequenza per tutto il giro. Mi fermo 14 punti prima lasciando uno spicchio libero perché devo andare a concludere come ho iniziato, quindi con 14 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 nell'archetto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ora inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro e vado a fare una maglia bassissima in ogni punto fino ad arrivare qui, quindi vado a fare in totale 15 maglie bassissime. Quindi non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio. 1, 2, questa volta vado a prendere solo il filo esterno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ora inizio con le maglie alte, quindi getto, entro nel punto che segue, 1, 2, 3, 4. Ho fatto 4 maglie alte, una in ogni punto. Ora sono arrivata all'archetto. Nell'archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e all'interno dello stesso archetto 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ora nei prossimi 4 punti vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Vado a saltare 2 punti, 1, 2 e dal terzo riprendo con 4 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2,
3, 4. Sono arrivata di nuovo all'archetto e vado a ripetere la stessa sequenza. 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso archetto 3 maglie alte. 1, 2, 3. Nei prossimi 4 punti vado a fare 4 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Salto 1, 2, partendo dal terzo vado di nuovo a fare 4 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. All'interno dell'archetto 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. 1. E ripeto la sequenza fino alla fine del giro. Lavorato l'ultimo archetto e le 4 maglie alte nei punti che seguono, devo concludere qui come ho iniziato, quindi non posso concludere così con un taglio netto. Devo fare una maglia bassissima nel punto che segue, quindi entro e faccio una maglia bassissima. Così, vedete, è smussato alla stessa maniera. Ora, nel giro che segue, inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro e di nuovo vado a fare tutte maglie bassissime. Devo praticamente arrivare a questo foro. Quindi vado a fare una maglia bassissima in ogni punto, salto il primo, entro nel secondo, faccio una maglia bassissima in ogni punto per un totale di 18 maglie bassissime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ora vado a fare il taglio netto, quindi inizio facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, queste rappresentano la mia prima maglia alta, salto un punto, in quello che segue vado a fare 5 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4,
5 nell'archetto vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3, nello stesso archetto vado a fare 3 maglie alte, quindi negli archetti lo schema rimane sempre lo stesso, 1, 2, 3. Ora vado a fare una maglia alta in ogni punto per un totale di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 punti, 1, 2, 3, 4 e dal quinto vado a fare di nuovo 5 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto vado a fare di nuovo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte, 1, 2, 3. Concludo con una maglia alta in ogni punto per un totale di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 punti, 1, 2, 3, 4, dal quinto vado a fare 5 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto stessa sequenza, 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Vado a ripetere questa sequenza per tutto il giro. Fatto tutto il giro, l'ultimo archetto non lo vado a lavorare, mi fermo l'archetto precedente, quindi ho fatto l'archetto, le 5 maglie alte successive. Ora, come ho iniziato, devo terminare, quindi vado a fare una maglia alta saltando un punto qui in questo archetto più basso, entro e faccio una maglia alta, quindi ogni giro vado a saltare l'ultimo archetto. Come potete vedere, qui ho saltato questo archetto, non l'ho lavorato, questo non l'ho lavorato, questo non l'ho lavorato e proseguo. Ora inizio di nuovo facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, giro completamente il lavoro, queste rappresentano la mia prima maglia alta, salto 2 punti di base, quindi il primo lo salto in automatico perché è quello delle 3 catenelle, quindi 1, 2, nel terzo inizio facendo 6 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Nell'archetto stesso schema, 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso archetto 3 maglie alte, 1, 2, 3. Ora vado a fare una maglia alta in ogni punto per un totale di 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto 4 punti, 1, 2, 3, 4 e dal quinto punto inizio di nuovo facendo 6 maglie alte e vado a ripetere questo schema fino alla fine del giro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nell'archetto 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Vado a ripetere questa sequenza fino alla fine del giro. Vado a terminare come è iniziato saltando 1-2 punti, entro qui all'interno dell'archetto e faccio l'ultima maglia alta. Quindi in totale devo avere 5 punte, 1, 2, 3, 4, 5. Ora faccio una catenella, giro completamente il lavoro e vado a fare 21 maglie bassissime. Non entro nella prima perché non riuscirei a lavorarla, entro nella seconda, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e ora vado a ripetere la stessa identica sequenza, quindi vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, queste rappresentano la mia prima maglia alta, vado a saltare i 2 punti, 1, 2, dal terzo vado a fare 7 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7. Ora all'interno dell'archetto inizio con 3 maglie alte, uno, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e 3 maglie alte all'interno dello stesso. 1, 2, 3. Ora vado a fare di nuovo 7 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado a saltare 4 punti di base, 1, 2, 3, 4. Dal quinto vado a fare 7 maglie alte, una in ogni punto. Devo ripetere questo schema fino alla fine del giro. Ormai penso sia chiaro, quindi non ve lo faccio rivedere. Ad ogni giro semplicemente si aumenta una maglia alta prima dell'archetto, dove si fanno 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Non è partita la registrazione finale, però dovete ricordarvi che si termina sempre come si è iniziato. Quindi significa che vado a terminare con 7 maglie alte, una in ogni punto, salto 2 punti e nel terzo vado a fare una maglia alta. Praticamente il risultato sono queste 3 punte, 1, 2 e 3. Ultimo giro, faccio una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 25 maglie bassissime, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Ora da qui inizio facendo 3 catenelle che rappresentano la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, getto e vado a fare una maglia alta in ogni punto, per un totale di 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Nel foro o nell'archetto vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3 e nello stesso archetto o foro vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2, 3. Concludo con 10 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella di sicurezza e ecco, vado a tagliare, la foglia è pronta. I fili in eccesso li vado a nascondere all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!